Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Story The Path of Destiny. Ragazzi, credo che siamo arrivati all'ultimo episodio della storia. Questa storia che è veramente molto intricata e sinceramente sarei anche curioso di sbloccare tutti gli altri finali, però credo che mi fermerò solamente a questo qui, al massimo lo farò per conto mio. Oppure se la cosa vi interessa scrivetemelo nei commenti e andiamo a vedere come continua. But he was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. Dei destini, he just had to keep running the path of destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced, or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it, to take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Amico, parliamone. Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ma scusa, se ci aveva tradito, che cavolo vai a dire? No, assolutamente. Stavolta andiamo a prendere la Squarciacieli. Knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. As he set foot on the island, Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Okay, Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ce la dobbiamo fare per forza, anche perché credo che sia l'unico modo effettivo per vincere questa guerra senza far morire nessuno. Perché se ci pensiamo bene, se la pietra Iblis aveva corrotto le persone, però la Squarciacieli l'aveva neutralizzata, Zenobia non sa niente di tutto questo, probabilmente il padre è anche infettato dalla pietra Iblis o probabilmente da qualche demone caduto, e forse quell'altro bastardo di Lapino era in combutta con i corvi. Ma perché? Non ha molto senso. Poi nel finale dove abbiamo preso la pietra Iblis, Lapino stava insieme a Zenobia. Io farei questa, mi piace assai, troppo bella. E le gemme che cosa posso fare? Non posso fare niente. Ok, abbiamo questa fighissima spada e andiamo a vedere di prendere una Squarciacieli. Questo è un tempio che assomiglia molto a quello della pietra Iblis. Che siano strettamente collegate le due, vai, io sono convinto che siano strettamente collegate. Maledetti occhi sparaluci. E che cavolo, ma sto a 10 di vita. Curiamoci. Mamma mia, mi hai fatto sprecare tutta la vita, dannazione.
Maledetti occhi occhialuti. Ok, qua ce ne sta un altro. Possiamo andare di qua volendo. Cosa che farò subito, veloce. What's behind door number 2? Una macchina. Corre. Beh, giustamente, perché non ne ho trovati abbastanza fino adesso. Cioè, le versioni potenziate li fa una marea di danni. Wow. Renato was running out of choices. Zenobia's love brought him only sorrow. His best friend was his enemy. And the Iblis stone... Ooh, he shuddered. Best not to think about it. All that was left was the Sky Ripper, a weapon powered by a god's eye. So be it then. Sì, infatti, anche perché in tutti e tre le situazioni va a finire sempre male, quindi credo che sia l'ultima alternativa. Ma perché? Secondo quale logica? Qui che cosa c'è? Ah, probabilmente da qui venivamo, ok. Quindi abbiamo tagliato strada, ok. L'ho fatto saltare lo scudo. Done beautifully. Where was a bard when you needed one? Credo che sia una domanda che si fanno sempre i giocatori di D&D quando hanno bisogno di un bardo. Ok, allora di qua non credo che si debba andare, o forse sì, non lo so, ma non ci voglio andare di là. Ma siamo tornati indietro? Perché siamo tornati indietro? Fammi indovinare, devo andare per forza di qua. Andiamo per forza di qua. Di nuovo loro. Ma è una combutta nei miei confronti allora. No, che cacchio, già sto capito. Non vi sopporto più, non vi sopporto più. Boy, if looks could kill. Ah. Giuro, non li sopporto, giuro. Sono gli esseri più fastidiosi del gioco. Li ammazzo tutti, giuro. Non ne deve rimanere uno. Bastardi maledetti. Che mi fanno una fracassa di danni. Ancora corde. Ah, non li posso neanche buttare giù. Fantastico. Dai, ma che pizza. Quanto era diventato grosso quel corvo? Through his armor. Oh dear, that wasn't good. Ma una cosa buona una volta ogni tanto, no? Deve succedere sempre qualcosa di brutto. Ah, ok, questo è facile. Senza volerlo ho fatto bene, sono un genio, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Qua che cosa sta? C'è una porta. Ti prego, no combattimenti, per favore. Ecco. Della serie mi hanno accontentato.
in a bucket. Actually, several buckets. Che schifo. Quanto odio questi esplosivi, non ne avete idea, veramente, non ne avete idea, ragazzi, non ne avete idea di quanto li odio questi corvi esplosivi. Per prendere che con un'altra germa. Ah, beh, buono. But he felt better, and that was what was important. Non è un placebo, veramente mi sta salvando la vita. Cacchio di frutta, non basta mai. Mi raccomando, ragazzi, mangiate la frutta. Che la frutta fa bene, vedete? Faceva bene a Crash Bandicoot, fa bene a Renato, fa bene a tutti. Quindi dite no, sì alla frutta e no al valsoio. Ok, l'entrata. Facciamo maestro del tempo, facciamo e basta, non possiamo fare nient'altro. Ok, andiamo. Oh, la Squarciacieli. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Non era la macchina che non mi ricordo The come si device chiama. was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Oltre al fatto che noi sappiamo che probabilmente il padre di Zenobia è influenzato da pietra Iblis, e credo che probabilmente il manufatto della Squarciacieli completo sia l'unico modo per poter scacciare gli effetti della pietra e quindi salvare l'impero. Quindi io direi continuiamo a prendere il resto del manufatto. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Ma se l'ha pure tradito! Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Doubt sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense? Forse, qualche senso. Vabbè ragazzi, questa parte della Squarciacieli avrete già vista nell'episodio di quando abbiamo preso la pietra Iblis, quindi ve la taglio. Ok ragazzi, siamo arrivati al nucleo a Squarciacieli, l'abbiamo praticamente completato, quindi andiamo. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. Il potere della Squarciacieli. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it.
Ragazzi, io rimando delle idee di quando ci fu la scelta della pietra Iblis. Noi non conosciamo il potere effettivamente di quest'arma, come non l'abbiamo poi scoperto con la pietra Iblis. Quindi secondo me la cosa migliore sarebbe chiedere sempre l'aiuto di scienziati, perché andare a combattere contro i corvi non ha molto senso, secondo me non avrebbe nessun senso, quindi secondo me andiamo dagli scienziati. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. Ecco, vista da questo punto di vista. He had time. He could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Why had the parts of the Sky Ripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. È molto molto probabile. Vabbè ragazzi, solita storia, vi ho fatto vedere già questa parte, quindi è inutile farla rivedere nuovamente, quindi ve la taglio. Ok ragazzi, siamo arrivati nella base di scienziati, adesso li faremo vedere la Squarciacieli e vedremo che cosa effettivamente fa questo strumento. Renato was thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Che altro succede? The Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen till our whole existence fell into it. Another toad sighed. Oh, Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Sheldon! Said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Renato how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. No, io andrei da Calaveras sicuramente, anche perché se effettivamente c'è la possibilità che questo strumento sia uno strumento così pericoloso, e ci deve essere anche un motivo del perché, come giustamente aveva detto anche Renato, i pezzi della Squarciacieli erano stati separati, c'era un motivo, probabilmente non la volevano fare utilizzare nuovamente, quindi io direi che l'opzione migliore non è andare dai ribelli, ma è andare sicuramente da Calaveras per saperne di più. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough, but what did they know of the Transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him, and then he would win the final battle. Maybe it was the cold, but after a few steps, Renato's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renato dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. Effettivamente è un po' troppo complessa la cosa. It wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That, at least he was sure of. Adoro questo gioco, è bellissimo. Vabbè ragazzi, ci ritroviamo nuovamente nella montagna che avevamo già visto nella prima volta quando abbiamo portato Zenobia qui nell'abitazione, che probabilmente è dove si trova effettivamente Calaveras. E niente, nel prossimo episodio andremo a vedere di parlare con Calaveras e sapere effettivamente questa Squarciacieli
può essere un'arma che possiamo utilizzare contro la pietra di Iblis, oppure può essere un oggetto troppo pericoloso da poter essere utilizzato e non ci dà neanche la garanzia che lo potremo usare, soprattutto se lo usiamo, che cosa combinerà? Insomma, una marea di domande. Questo gioco diventa sempre più contorto, sempre più casinistico, e direi che forse il prossimo episodio sarà proprio l'ultimo episodio dove vedremo anche il finale della Squarciacieli e la verità sulla Squarciacieli. Detto questo, spero che questo episodio vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con un nuovo episodio su The Story Path of Destiny. Ciao a tutti ragazzi!